Amiche e amici di Solfatara News, iniziamo questo nuovo anno augurando a tutti voi il 2026 il più possibile sereno, ma soprattutto consapevole. Vivere ai Campi Flegrei significa convivere con una realtà geologica straordinaria e allo stesso tempo fragile, una realtà che non concede distrazioni né superficialità. Ogni nostro augurio passa inevitabilmente da qui, da una caldera che non è mai ferma, che respira, si deforma, accumula energia e ci invia segnali continui. Ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non stiamo semplicemente mostrando immagini spettacolari. Stiamo osservando il comportamento di un sistema vulcanico vivo, complesso, in continua evoluzione. Oggi, 3 gennaio 2026, abbiamo effettuato il primo volo dell'anno e lo abbiamo fatto con la massima attenzione, perché ciò che sta accadendo sotto i nostri piedi merita di essere documentato giorno dopo giorno. Prima di entrare nel cuore di questo aggiornamento, ricordiamo che chi lo desidera può sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature operative e garantire un monitoraggio costante della caldera. Il link lo trovate in descrizione e nel commento fissato. Vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali YouTube e TikTok e a unirvi al gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dirette dal campo. La prima tappa di oggi è stata la fumarola Pisciarelli, uno dei punti più sensibili e monitorati dell'intera area flegrea. Da giorni i sismografi mostrano uno stato di agitazione persistente, legato all'energia che la caldera continua ad accumulare in profondità. Questa energia non scompare, mette sotto stress la crosta superficiale, la deforma lentamente ma in modo continuo. Il sollevamento del suolo resta su valori importanti, intorno ai 25 mm al mese, un dato che non può essere considerato trascurabile. Parallelamente, le temperature fumaroliche, pur mostrando oscillazioni, restano su livelli elevati e indicano un sistema idrotermale attivo e alimentato. Da circa un mese, inoltre, assistiamo a una quasi totale assenza di rilascio energetico significativo sotto forma di terremoti. Questo apparente silenzio sismico non deve trarre in inganno. Al contrario, rende il quadro più teso e più incerto. L'energia che non viene scaricata continua ad accumularsi e potrebbe essere rilasciata improvvisamente sotto forma di forti sciami sismici e terremoti di una certa entità. Eventi che avrebbero conseguenze serie su un territorio densamente abitato e su edifici che da oltre 20 anni subiscono sollecitazioni continue. Ed è proprio questo uno degli aspetti più preoccupanti. In una situazione del genere, dalle istituzioni tutto tace, come se nulla stesse accadendo. Eppure è proprio nei periodi di calma apparente che bisognerebbe intervenire con decisione, controllare la staticità degli edifici, verificare le strutture più vulnerabili, pianificare realmente l'emergenza. Vie di fuga libere e praticabili, soccorsi immediati funzionanti, informazione chiara alla popolazione. Tutto questo dovrebbe essere pronto prima, non improvvisato dopo. Invece tutto resta fermo e spesso solo dopo un evento grave si ammette di non aver fatto abbastanza. Tornando a Pisciarelli, oggi la fumarola si presenta in pienissima attività, con un degassamento intenso e continuo. È presente una grande quantità di liquido idrotermale che viene espulso con forza, segno evidente di una pressione interna elevata. Abbiamo effettuato anche oggi la misurazione della temperatura, che risulta essere di 104,9 gradi centigradi. Un valore importante, coerente con lo stato di agitazione che osserviamo da settimane. In questo momento mostriamo a schermo il nostro grafico delle temperature precedenti aggiornato, così da permettere a tutti di confrontare l'andamento nel tempo e comprendere che non si tratta di un dato isolato, ma di una tendenza che merita la massima attenzione. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, un'altra area chiave per comprendere l'evoluzione della caldera. Qui la fumarola di Bocca Grande si presenta anche oggi in uno stato di notevole pressione, in continuità con i giorni precedenti. I getti di vapore vulcanico sono imponenti, densi, energici.
e indicano un sistema estremamente attivo. Anche in questo caso abbiamo effettuato la misurazione della temperatura, che oggi ha raggiunto i 182,7 gradi centigradi. Un dato molto elevato che conferma la forza del degassamento in atto. Anche qui mostriamo a schermo il nostro grafico delle temperature precedenti aggiornato, perché solo osservando l'evoluzione nel tempo si può capire la reale portata dei cambiamenti che stanno interessando questa zona. Chi ci segue da mesi e confronta i video odierni con quelli del passato può notare chiaramente quanto queste aree stiano cambiando in tempi rapidissimi. Trasformazioni visibili, concrete, che non possono essere ignorate. Questi segnali potrebbero essere legati a future scosse importanti o, nel peggiore dei casi, a esplosioni freatiche, eventi che, come confermato anche dall'INGV, sono possibili in qualsiasi momento e spesso non forniscono preavvisi chiari. Noi non siamo scienziati né decisori politici. Siamo cittadini che osservano, documentano e informano. Non abbiamo poteri esecutivi, ma sentiamo la responsabilità di raccontare ciò che vediamo. E ciò che vediamo ogni giorno ci dice che la caldera sta parlando, sta mandando segnali continui. La natura avvisa, ma non aspetta, e sottovalutarla è sempre stato l'errore più grande. Concludiamo questo primo aggiornamento del 2026, ringraziando tutti voi per il supporto, la fiducia e l'attenzione con cui seguite il nostro lavoro. Continueremo a monitorare, volare, osservare e informarvi, perché solo una comunità informata e consapevole può affrontare ciò che verrà. Da Solfatara News, l'augurio è che questo nuovo anno porti più prevenzione, più responsabilità e meno silenzi. Buon 2026 a tutti voi! E restate connessi. Ai Campi Flegrei nulla è davvero immobile.